Acqua, energia di vita. La Valtellina. Nella bellezza in cui ci si presenta è il frutto dell'erosione attuata dall'acqua allo stato liquido e solido. Fin dall'antichità l'acqua ha ricoperto un ruolo fondamentale per la valle. La sua energia è stata sfruttata nei mulini per macinare e nelle attività casearie. Inoltre, la pesca ha costituito una delle principali fonti di sostentamento. Ad oggi l'economia del territorio è ancora fortemente basata sull'acqua. Gli impianti sciistici rappresentano il cardine del turismo invernale. La presenza di acque termali, con le loro molteplici proprietà curative, ha permesso di far sorgere centri di benessere di rilevanza internazionale. A partire dagli anni '20 la produzione di energia idroelettrica, con l'installazione di impianti su tutto il territorio, si è fatta pilastro dell'economia della provincia di Sondrio. Sarà di questa che andremo a parlare oggi. Il bacino imbrifero di competenza Edison comprende tutte le acque provinciali fra la Valle del Livrio e la Val d'Arigna. Nel complesso sono stati edificati 7 bacini principali di raccolta delle acque: il lago di Publino, il lago Venina, il bacino di Scais, i 2 laghi di Santo Stefano, la vasca di Forno e l'invaso di Gaggio. Questi 7 bacini alimentano 5 centrali situate al termine delle condotte forzate evidenziate in rosso. Le centrali e le dighe sono collegate attraverso una fitta rete di canali di raccolta dell'acqua, tutti scavati all'interno della montagna, con una pendenza media del 2%. Questa è necessaria affinché l'acqua, quale liquido viscoso, continui a scorrere nelle condotte piane. Al termine del percorso, l'acqua, che ha perso la sua energia potenziale, viene immessa nel fiume Adda attraverso 2 canali di scolo a pelo libero. L'invaso è formato da 2 dighe di tipo a gravità a regolazione stagionale. La principale, il bacino di Santo Stefano, a pianta arcuata, ha uno sviluppo al coronamento di 123 metri e un'altezza di 31 metri, per una capacità di 626.000 metri cubi. Situato ad una quota di 1853 metri sul livello del mare, raccoglie le acque del torrente Santo Stefano e, indirettamente, del torrente Reguzzo, oltre a quelle derivanti dal bacino superiore, il lago di Mezzo, un serbatoio fuorialveo di capacità 490.000 metri cubi. La traversa del Forno raccoglie le acque del torrente Armisa e forma un invaso di regolazione giornaliera con un volume di 23.000 metri cubi. Lo sbarramento ha un'altezza di 8 metri con quota di massima regolazione a 1272 metri sul livello del mare. Alla vasca del Forno affluiscono anche le acque del torrente Malgina, derivato a quota 1314 metri sul livello del mare. Il canale derivatore, di portata massima 1 metro cubo al secondo, corre completamente in una galleria, lunga 3475 metri. La realizzazione della diga di Santo Stefano e della vasca del Forno è stata effettuata contemporaneamente nell'arco di soli 2 anni, 1928 e 1929. La diga del lago di Mezzo è stata costruita in una sola stagione, nella primavera-estate del 1930. L'aspetto più caratteristico dell'impianto consiste nell'avere 2 salti, molto diversi tra loro, per le acque dei 2 versanti opposti della valle, che confluiscono non solo nella medesima centrale, ma negli stessi gruppi generatori. Ognuno dei 2 gruppi ha, infatti, 2 turbine, una Francis ed una Pelton, coassiali, collegate ad un unico generatore. Si tratta di una scelta insolita, unica nel suo genere al momento della costruzione, finalizzata ad avere la massima produttività dei gruppi ed il migliore sfruttamento dell'acqua disponibile, che è relativamente poca, visti i ridotti bacini imbriferi utilizzabili.
Le due turbine Pelton sono alimentate dalla sottile condotta forzata di Santo Stefano, di diametro 30 cm, avente un salto di 803 metri, mentre le due Francis sono alimentate da una condotta forzata di diametro maggiore, circa 90 cm, avente un salto medio di 232 metri. Le acque vengono poi trasportate verso l'invaso del Gaggio, lungo una galleria di 8068 metri che imbriglia tutti i torrenti incontrati lungo il percorso. Con i suoi 2134 metri d'altezza è tra gli impianti più alti di Edison. L'impianto è prevalentemente utilizzato per regolare su base stagionale la portata del torrente Livrio ed in parte anche quelle degli impianti sottostanti. I gruppi di pompaggio permettono infatti di trasferire nell'invaso del Publino l'acqua accumulata nel sottostante lago Venina. L'acqua è quindi utilizzata nei periodi più favorevoli per la produzione d'energia sia nella centrale di Publino che in quelle sottostanti di Zappello, Vedello e Venina. Lo sbarramento è costituito da un corpo principale centrale sul torrente Livrio, ad arco a doppia curvatura, alta 41 metri, con sviluppo al coronamento di 206 metri. Il bacino ha un volume di invaso di 5.347.000 metri cubi. La sala macchine si trova a 1780 metri sul livello del mare. In essa si trova installato un gruppo di produzione costituito da una turbina Francis ad asse orizzontale. Questa sfrutta l'energia derivante dall'acqua della condotta forzata metallica lunga 770 metri, con diametro di 0,6 metri e avente salto utile di 342 metri. L'acqua scaricata dalla turbina è immessa in pressione nel canale di gronda a pelo libero che raccoglie le acque della valle del Livrio ed è condotta al serbatoio del lago Venina. Successivamente percorre una galleria lunga 4.363 metri e si inserisce tramite una valvola di intercettazione nella tubazione d'adduzione che alimenta la centrale Zappello o può immettersi nel lago Venina attraverso un pozzo inclinato. È quindi possibile alimentare indipendentemente la centrale o il serbatoio. Il lago Venina è un bacino a regolazione stagionale, situato a quota 1832 metri sul livello del mare. Ha un volume massimo di invaso di 11.240.000 metri cubi e raccoglie le acque del torrente Venina e quelle derivanti da una piccola derivazione, oltre che quelle provenienti dalla valle del Livrio. Gli archi multipli con generatrici verticali sono in calcestruzzo parzialmente armato e appoggiano su 9 contrafforti o pile. I 3 archi di destra e i 4 di sinistra hanno diametro uguale di 15 metri, mentre quello centrale ha un diametro maggiore pari a 33 metri. L'acqua del lago Venina viene immessa in un canale in pressione che percorre una galleria lunga 1451 metri, per poi effettuare un salto nominale di 332 metri e raggiungere la centrale di Zappello. Questa è stata costruita interamente in caverna per ragioni di sicurezza. La zona è infatti soggetta a caduta di massi e valanghe. Nella sala macchine sono installati 2 gruppi gemelli, ognuno costituito da una turbina Francis reversibile ad asse orizzontale. Le turbine scaricano in una tubazione in pressione che si collega alla condotta che, a sua volta, dal serbatoio di Skies conduce alla sottostante centrale di Vedello. La diga di Skies, posta alla confluenza del torrente Vedello con il torrente Caronno, è una struttura del tipo a gravità alleggerita, costituita da 23 speroni principali e da 2 ali a gravità massiccia sulle 2 estremità. La lunghezza del coronamento, rettilineo, è di 401 metri, l'altezza massima della diga è di 64,7 metri ed il massimo volume di invaso è di 9.060.000 metri cubi. Oltre alle acque dei 2 torrenti, nel lago vengono immesse anche le acque provenienti da una derivazione lunga 1760 metri.
Il colore turchese del lago è dovuto al suo affluente destro, il torrente Caronno, che nasce dal massiccio Poro Lascais, unico per la sua conformazione mineralogica, e dalle sue relative vedrette. Quest'acqua presenta un'alta concentrazione di materiale inorganico in sospensione, che provoca una dispersione elevata dei raggi luminosi, facendo assumere all'acqua questo colore caratteristico. Dalla diga inizia la galleria impressione Skies Red Oak, scavata in roccia e rivestita in calcestruzzo, con una lunghezza di 2395 metri e di un diametro variabile da 190 a 180 cm. Si raggiunge così la località Red Oak a quota 1435 metri. Da qui la condotta forzata avente un diametro di 1,5 metri, una portata massima di 10 metri cubi al secondo e un salto nominale di 461 metri, conduce alla centrale di Vedello posta alla confluenza tra il torrente Caronno e il torrente Venina. La produzione è affidata a 3 gruppi generatori ad asse orizzontale, costituiti ciascuno da 2 turbine Pelton a 2 getti. Questi raggiungono una potenza di 33.200 kW, per una producibilità anno media di 75 milioni kWh. La stazione principale di trasformazione è all'esterno, sul piazzale adiacente al bacino di scarico delle turbine. Dal bacino di scarico l'acqua corre lungo una galleria lunga 4.580 metri, in cui vengono anche captati i rii minori. Si arriva così all'apparentemente piccolo invaso di Gaggio, in cui confluiscono tutte le acque dell'intero bacino imbrifero. Il serbatoio a regolazione giornaliera è costituito da 2 piccoli bacini di 14.000 e 24.000 m3, ai quali si è aggiunta nel 1994 una galleria serbatoio di capacità 70.000 m3, che porta così il volume totale di invaso a 108.000 m3. La nuova galleria, scavata interamente nella roccia, ha una pianta Y con un'estremità rivolta verso il ramo d'Armisa ed una verso il ramo di Vedello, e si immette direttamente nel bacino minore. Dal fondovalle, l'invaso di Gaggio è facilmente individuabile durante le ore notturne, grazie alla intensa illuminazione. Dall'invaso dipartono 4 condotte forzate di diametro variabile, che fanno affluire alla centrale di Venina, situata a 719 metri più in basso, una portata massima di 25 metri cubi al secondo. La sala macchine ospita 4 gruppi con una potenza efficiente totale di 146.000 kW. I gruppi 2 e 3, la numerazione è quella originale, sono del 1923 e sono costituiti ognuno da una turbina Pelton. Il gruppo 4 e il gruppo 5, più recenti, hanno ciascuna 2 turbine Pelton. L'acqua utilizzata è restituita nel fiume Adda attraverso 2 canali di scarico. La stazione di trasformazione, situata all'esterno del fabbricato della centrale, è dotata di 4 trasformatori elevatori. Alla centrale fanno capo 6 linee a 130 kV e 2 a 220 kV, tutte facenti parte della rete di trasporto nazionale. L'acqua, che grazie alle piogge, alle nevi e alle sorgenti viene trasportata ad alta quota, assume un'energia potenziale, tanto maggiore quanto è la quota a cui essa è situata.
Durante la discesa a valle, tale energia si trasforma in energia cinetica. Per pareggiare l'energia totale del sistema, bisogna considerare che l'acqua, essendo un liquido viscoso, dissipa durante il suo percorso molta dell'energia cinetica a causa del moto tortuoso. Nella fluidodinamica bisogna inoltre considerare l'energia di pressione dovuta alla pressione sia atmosferica che a quella della colonna d'acqua sovrastante. A pelo libero l'energia totale è uguale alla somma dell'energia potenziale con quella di pressione. Mentre al termine della condotta parte dell'energia è trasformata in energia cinetica, in energia di pressione, e una piccola parte viene dispersa. Dopo il passaggio per la turbina, parte dell'energia cinetica e l'energia di pressione si trasformano nel lavoro compiuto dalla turbina e nell'energia cinetica dell'acqua turbinata. Tralasciando le piccole dissipazioni di energia, il lavoro della turbina coincide con la sua energia cinetica rotazionale. Omega è la velocità angolare dell'asse collegato all'alternatore. Se consideriamo l'alternatore come una spira piana di superficie S in rotazione in una regione dello spazio in cui sia presente un campo magnetico uniforme B, il flusso concatenato alla spira varia nel tempo secondo la funzione Bs coseno di omega t. La variazione del flusso del campo magnetico nel tempo genera una forza elettromotrice indotta, che calcolata in ogni istante t vale Bs omega seno di omega t. Il gruppo turbina alternatore è un generatore di corrente alternata. Durante il percorso attraverso una resistenza, la corrente alternata dissipa potenza per effetto Joule. La potenza media dissipata è uguale al prodotto tra la resistenza e il quadrato dell'intensità di corrente efficace, dove quest'ultima coincide con l'intensità della corrente continua che, scorrendo nel resistore, farebbe dissipare la stessa potenza. Durante i lunghi percorsi, per evitare la dissipazione di energia, bisogna minimizzare il rapporto tra la potenza media e la potenza dissipata. Dovremmo quindi massimizzare la tensione e minimizzare l'intensità efficace. Questo è possibile grazie al trasformatore che modifica il valore della tensione oscillante. È costituito da un nucleo ferromagnetico, su cui sono presenti due avvolgimenti. Considerando la situazione ideale in cui il campo magnetico indotto è tutto racchiuso all'interno del nucleo, il flusso del campo magnetico sarà in ogni istante uguale nei due condensatori. La formula evidenzia come basta variare il numero degli avvolgimenti per far variare la tensione in uscita. I trasformatori delle centrali sono trasformatori elevatori, che innalzano la tensione oscillante prodotta dagli alternatori fino a 130.000 o 220.000 volt. Per essere poi utilizzata nelle reti domestiche, la tensione deve essere ridotta a 220 volt attraverso un altro trasformatore. Il bacino imbrifero, l'acqua, le centrali idroelettriche, frutto del lavoro dell'uomo e della forza della natura, esercitano, oggi come allora, seppur con modalità diverse, un ruolo predominante nella vita della valle e non solo. Una risorsa rinnovabile, fonte di vita, indispensabile nella realtà di tutti noi.